Il vento di novembre spazzava le strade di Torino, portando con sé l'aria gelida delle Alpi. Era il periodo delle ATP Final e la città era in fermento per la presenza dei migliori tennisti del mondo. Marco Ricci, un ragazzino di 12 anni con capelli castani arruffati e vestiti logori, si stringeva nel suo giubbotto troppo leggero per quella stagione, cercando riparo sotto i portici di via Roma. Da 6 mesi viveva per strada. 6 mesi da quando l'incendio aveva portato via i suoi genitori e la sua casa in periferia. 6 mesi di casa e famiglia, dalle quali era scappato, preferendo la libertà delle strade, nonostante il freddo e la fame. Quella sera il suo stomaco brontolava più forte del solito. Non mangiava nulla da quasi 2 giorni, eccetto un panino avanzato che un barista gentile gli aveva dato la mattina precedente. Con le mani arrossate dal freddo, Marco stringeva il suo tesoro più prezioso, un vecchio quaderno da disegni, ormai consumato, pieno dei suoi schizzi e disegni. Era l'unica cosa che era riuscito a salvare dalla sua vita precedente. Forse oggi è il giorno buono, mormorò a se stesso, osservando le persone ben vestite che entravano ed uscivano dai ristoranti eleganti. Qualcuno, forse, avrebbe avuto pietà. Fu allora che lo vide, un giovane uomo alto e atletico, con capelli rossicci, che attendeva davanti all'ingresso del ristorante Da Carlo, uno dei più rinomati della città. Sembrava assorto nei suoi pensieri mentre controllava il telefono. Qualcosa in lui sembrava familiare a Marco, ma non riusciva a capire cosa. Con un respiro profondo, il ragazzino si avvicinò. Scusi, signore, balbettò Marco, la voce tremante per il freddo e l'imbarazzo. Mi può comprare qualcosa da mangiare? Non ho mangiato oggi. L'uomo alzò lo sguardo dal telefono. I suoi occhi azzurri si posarono sul ragazzo, studiandolo senza giudicare. C'era qualcosa di diverso nel suo sguardo. Non c'era disgusto o fastidio, solo una sincera curiosità. Come ti chiami? Chiese l'uomo con voce calma, parlando in un italiano con un leggero accento alto atesino. Marco, rispose il ragazzo, sorpreso dalla domanda. Di solito le persone lo ignoravano o gli dicevano di andarsene. Io sono Yannick, disse l'uomo porgendogli la mano. Marco la strinse timidamente, ancora confuso. Fu in quel momento che realizzò chi aveva davanti. Yannick Sinner, il campione di tennis, il nuovo orgoglio italiano. Lo aveva visto sui cartelloni pubblicitari sparsi per la città e sui giornali che a volte usava per coprirsi la notte. Mi aspettavo un amico per cena, ma sembra che sia in ritardo, continuò Sinner con un sorriso. Ti va di mangiare qualcosa con me? Gli occhi di Marco si spalancarono per la sorpresa. Davvero? Certo, rispose Yannick. Fa freddo qui fuori e io odio mangiare da solo. Mentre entravano nel ristorante, Marco notò gli sguardi dei camerieri e degli altri clienti. Si sentì fuori posto con i suoi vestiti consumati, ma Sinner sembrò non notare il disagio, o forse scelse deliberatamente di ignorarlo. Lo condusse a un tavolo appartato in fondo al locale, lontano da occhi indiscreti. Allora, Marco, disse Yannick mentre sfogliavano i menù, raccontami di te. E così, davanti a un piatto di pasta al ragù fumante, il primo pasto decente in mesi, Marco iniziò a raccontare la sua storia. Parlò dell'incendio, dei genitori persi, delle case famiglia dalle quali era fuggito perché si sentiva invisibile. Un numero invece di una persona. Parlò della vita per strada, dei piccoli lavori che faceva per guadagnare qualche moneta, del suo amore per il disegno. Yannick ascoltava attentamente, senza interrompere, i suoi occhi pieni di una comprensione che Marco raramente aveva visto negli adulti. Posso vedere i tuoi disegni? Chiese infine Sinner. Con esitazione, Marco estrasse il suo quaderno consumato dalla tasca interna del giubbotto e lo porse al tennista. Yannick iniziò a sfogliare le pagine con cura, i suoi occhi che si allargavano ad ogni pagina. Marco, questi sono incredibili, disse infine, guardando un dettagliato ritratto di un anziano che dava da mangiare ai piccioni in piazza San Carlo. Hai un dono vero. Per la prima volta in mesi, Marco sentì una scintilla di orgoglio accendersi nel suo petto. Quella notte, mentre lasciava il ristorante con la pancia piena e un appuntamento per rivedersi il giorno seguente, non sapeva ancora che quell'incontro casuale avrebbe cambiato per sempre la sua vita. I giorni seguenti furono come un sogno per Marco. Yannick, nonostante i suoi impegni per le ATP Finals, trovava sempre il tempo di vederlo. Avevano stabilito un punto d'incontro vicino al Parco del Valentino, dove Yannick a volte faceva jogging al mattino. Non ti distraggo dal torneo?
aveva chiesto Marco il secondo giorno, preoccupato. Yannick aveva sorriso, quel sorriso sincero che stava imparando a conoscere. Sai, Marco, a volte è proprio quando ci allontaniamo dal tennis che troviamo le risposte che cerchiamo dentro il campo. C'era qualcosa in Marco che risuonava con Gianni. Forse era la determinazione del ragazzo, la sua resilienza nonostante le avversità. O forse Sinner vedeva in lui un riflesso della propria infanzia nelle montagne del Trentino Alto Adige, dove la vita non era sempre stata facile, dove aveva dovuto lottare e sacrificare molto per seguire il suo sogno. Una mattina, dopo una delle sue sessioni di allenamento, Yannick portò Marco al museo egizio. «Non ci sono mai stato», ammise Marco, guardando con meraviglia la maestosa facciata. «Nemmeno io», rispose Yannick. «Penso che sia ora di scoprirlo insieme». Mentre vagavano tra antichi tesori e mummie millenarie, Yannick osservava come gli occhi di Marco si illuminassero davanti a ogni nuovo artefatto, come la sua mano si muovesse involontariamente come se stesse disegnando nell'aria. «Ti piacerebbe disegnare qui?» chiese Yannick, porgendogli un nuovo blocco da disegno e una scatola di matite professionali che aveva comprato quella mattina. Marco guardò i materiali con incredulità. Sono per me?» «Certo», sorrise Yannick. «Un artista ha bisogno degli strumenti giusti». Per le 2 ore successive, Marco si perse nel disegno, riproducendo con straordinaria precisione un antico sarcofago decorato. Yannick lo osservava in silenzio, sempre più convinto che quel ragazzino possedesse un talento eccezionale che meritava di essere nutrito. Quella sera, mentre cenavano in una piccola trattoria vicino al Po, Yannick notò che Marco sembrava pensieroso. «Cosa c'è che non va?» chiese. Marco esitò, giocherellando con il cibo. Domani te ne andrai, vero? Dopo il torneo?» Era vero. Le ATP Finals stavano per concludersi e Yannick sarebbe dovuto tornare alla sua vita, ai suoi allenamenti, ai suoi tornei in giro per il mondo. «Sì», ammise Yannick, «ma questo non significa che non ci rivedremo». «Tutti dicono così», mormorò Marco con gli occhi bassi, e poi scompaiono. Yannick posò la forchetta e guardò seriamente il ragazzo. «Marco, ti prometto che non scomparirò. Non sono tutti. E ho un'idea». Gli occhi di Marco si alzarono, una tenue speranza visibile in essi. «Ho parlato con il mio allenatore e il mio team. Vorrei aiutarti, non solo con qualche pasto o un blocco da disegno. Vorrei aiutarti davvero. C'è una scuola d'arte qui a Torino, una delle migliori d'Italia, e ci sono case, famiglia migliori di quelle che hai conosciuto, posti dove potresti essere seguito, dove il tuo talento potrebbe crescere». Marco abbassò di nuovo lo sguardo. «Non voglio tornare in una casa famiglia». «Lo capisco», disse Yannick con dolcezza, «ma ci sono persone buone che vogliono aiutare e io mi assicurerò personalmente che tu sia trattato bene. Potrei anche pensare a qualcosa di più permanente col tempo, ma ho bisogno che tu mi dia fiducia, che tu faccia un piccolo passo verso di me, come io lo sto facendo verso di te». Ci fu un lungo silenzio. Poi, con voce appena udibile, Marco disse: «Ci penserò». Quella notte Yannick accompagnò Marco fino al portico di una chiesa dove il ragazzo aveva detto di dormire spesso. Il cuore gli si strinse al pensiero di lasciarlo lì, ma sapeva che non poteva forzare le cose. «Domani è la finale», disse Yannick. «Ho lasciato un biglietto per te all'ingresso VIP. Verrai?» Marco annuì lentamente. «Bene», sorrise Yannick, «ti aspetterò». Mentre si allontanava, Yannick non poteva immaginare che quella sarebbe stata l'ultima volta che avrebbe visto Marco per diversi giorni e che il ragazzo stava per affrontare il pericolo più grande da quando aveva iniziato la sua vita di strada. La finale delle ATP Finals era stata intensa. Yannick aveva giocato con il cuore, vincendo in un match combattuto che aveva fatto esultare tutto il pubblico italiano, ma nonostante cercasse tra la folla dopo ogni punto, non riusciva a vedere Marco. Il posto che aveva riservato per lui in prima fila era rimasto vuoto per tutta la partita. «Forse ha avuto paura di venire», si disse Yannick mentre si cambiava negli spogliatoi. «Troppa gente, troppa confusione». Ma quando provò a chiamare il telefono prepagato che gli aveva comprato, nessuno rispose. Dopo la cerimonia di premiazione e le interviste, Yannick si recò nei luoghi dove sapeva che Marco passava il tempo. Il portico della chiesa, il parco, persino il ristorante dove si erano incontrati la prima volta. Nessuna traccia del ragazzo. Una sensazione di inquietudine cominciò a crescere dentro di lui. Non era da Marco scomparire così, non dopo la connessione che avevano stabilito. Il giorno seguente, invece di partire come previsto, Yannick decise di rimanere a Torino. Contattò le autorità locali, ma senza un tutore legale o un indirizzo
indirizzo fisso, Marco era solo uno dei tanti ragazzi di strada difficili da rintracciare. «Mi dispiace, signor Sinner», gli disse un ufficiale di polizia con espressione stanca. «Facciamo quello che possiamo, ma con le risorse limitate». Frustrato, Yannick si rivolse al suo team. «Dobbiamo trovarlo», disse con determinazione. «Qualcosa non va». Fu il suo fisioterapista, Paolo, a suggerire di contattare un'associazione locale che lavorava con i senza tetto. «Mia sorella è una volontaria, forse loro hanno visto Marco o sanno qualcosa». L'associazione Strade di Speranza aveva sede in un vecchio edificio restaurato nel quartiere Aurora. Quando Yannick entrò, diversi volontari lo riconobbero immediatamente, ma rispettarono la sua privacy e la sua evidente preoccupazione. Lucia, la sorella di Paolo, lo accolse nel suo piccolo ufficio. Mi ha spiegato la situazione. Un ragazzo di 12 anni, Marco Ricci, capelli castani, appassionato di disegni. Yannick annuì, mostrandole una foto che aveva scattato a Marco durante la loro visita al museo. «Non l'ho visto personalmente», disse Lucia dopo aver esaminato l'immagine, «ma posso chiedere agli altri volontari e ai ragazzi che frequentano il nostro centro. A volte i giovani sanno più cose di noi». Mentre aspettava, Yannick notò le pareti dell'ufficio coperte di disegni e fotografie. «Sono tutti ragazzi che aiutate?» chiese. «Sì», sorrise Lucia. «Alcuni sono ancora con noi, altri hanno trovato la loro strada. Facciamo quello che possiamo, ma il sistema è complicato». Yannick ascoltò mentre Lucia spiegava le difficoltà che affrontavano: fondi limitati, burocrazia lenta, case e famiglie sovraffollate, la mancanza di programmi specifici per ragazzi con talenti particolari. «A volte mi chiedo quanti talenti perdiamo per strada», sospirò Lucia. «Quanti ragazzi come Marco, con doni speciali, non troveranno mai la possibilità di esprimerli». Quelle parole colpirono Yannick profondamente. Pensò a come la sua vita sarebbe potuta essere diversa senza le persone che avevano creduto in lui, che avevano investito nel suo talento quando era solo un ragazzino sugli sci che sognava di diventare un tennista. Il loro colloquio fu interrotto dall'arrivo di un ragazzo più grande, forse 17 anni, con un piercing al sopracciglio e un'espressione diffidente. «Ti ho visto in TV», disse a Yannick. «Cerchi il ragazzino che disegna?» «Sì», rispose Yannick, alzandosi rapidamente. «Lo conosci? Sai dov'è?» Il ragazzo esitò, guardando Lucia come per cercare conferma che poteva fidarsi. «Si chiama Enzo», lo rassicurò Lucia. «È uno dei nostri ragazzi più fidati». «L'ho visto 2 giorni fa», disse finalmente Enzo. «Era con i lupi». «I lupi?» chiese Yannick, confuso. Lucia sospirò. «Una banda locale, ragazzi più grandi che reclutano i più piccoli per piccoli furti, spaccio, cose così. Sono pericolosi». «Marco non farebbe mai una cosa del genere», disse Yannick scuotendo la testa. «Forse non aveva scelta», suggerì Enzo. «I lupi non prendono bene i rifiuti». E poi cosa?» incalzò Yannick. «L'ho visto che disegnava qualcosa. Un ritratto di te, credo. Uno dei lupi l'ha notato e ha detto che potevano usarlo. Non so cosa intendesse». Yannick sentì il sangue gelarsi nelle vene. «Dove posso trovarli? Questi lupi?» «No», disse fermamente Lucia. «Non puoi andarci da solo. Sono pericolosi, Yannick. Dobbiamo coinvolgere le autorità». «Le autorità non hanno fatto nulla finora», replicò Yannick, la frustrazione evidente nella sua voce. «Forse», intervenne Enzo, «c'è un altro modo». Quella sera Yannick si trovò in una delle zone più degradate di Torino, accompagnato da Enzo e da Carlo, un ex poliziotto ora volontario per l'associazione. Si erano cambiati, indossando abiti semplici e cappelli per non attirare l'attenzione. «È qui che si incontrano di solito», spiegò Enzo, indicando un vecchio edificio abbandonato. «Ma dobbiamo essere cauti». Mentre si avvicinavano, Yannick notò dei graffiti sul muro, la silhouette di un lupo che urlava alla luna, il simbolo della banda. Fu allora che lo vide. Marco, seduto su una cassa di legno all'interno del cortile dell'edificio, circondato da ragazzi più grandi, stava disegnando qualcosa, il suo viso concentrato illuminato dalla luce fioca di una lampada improvvisata. «Eccolo», sussurrò Yannick. «Dobbiamo tirarlo fuori di lì». «Aspetta», disse Carlo, trattenendolo per un braccio. «Dobbiamo capire la situazione prima di agire». Osservarono in silenzio. Marco sembrava non essere ferito, ma la sua espressione era tesa, spaventata. Accanto a lui, un ragazzo più grande con una cicatrice sul viso esaminava un disegno già completato. «È perfetto», lo sentirono dire. «Con questi possiamo fare un sacco di soldi». Fu in quel momento che Yannick comprese. Stavano usando il talento di Marco per qualcosa di illegale. Contraffazione, forse? Documenti falsi? «Dobbiamo chiamare la polizia», sussurrò Carlo, estraendo il telefono.
Ma mentre lo faceva, uno dei ragazzi guardò nella loro direzione. Per un istante i suoi occhi incontrarono quelli di Yannick. «Intrusi!» gridò, e improvvisamente il cortile esplose in attività. Nella confusione che seguì, Yannick perse di vista Marco. Ragazzi correvano in tutte le direzioni, alcuni verso di loro, altri che fuggivano nell'edificio. «Marco!» gridò Yannick, cercando disperatamente il ragazzo tra la folla in movimento. Fu allora che lo vide correre verso un'uscita sul retro, inseguito dal ragazzo con la cicatrice. Senza pensare, Yannick scattò in quella direzione, anni di allenamento atletico che gli permettevano di muoversi rapidamente tra gli ostacoli. Dietro di lui poteva sentire Carlo che chiamava rinforzi al telefono e Enzo che lo seguiva. La caccia era iniziata e Yannick sapeva che quella notte avrebbe potuto cambiare tutto. Yannick correva attraverso i vicoli bui di Torino, il cuore che martellava nel petto mentre cercava disperatamente Marco tra le ombre. «Marco!» chiamò, la sua voce rimbalzando tra i muri di mattoni. Svoltando un angolo, si trovò faccia a faccia con un ragazzo dalla cicatrice che trascinava Marco per un braccio. Il ragazzino lottava per liberarsi, stringendo il suo blocco da disegno nell'altra mano. «Lascialo andare!» disse Yannick, con una fermezza che raramente mostrava fuori dal campo da tennis. Il ragazzo si girò, riconoscendo Yannick con sorpresa. «Questo non ti riguarda, campione. Il ragazzino lavora per noi adesso». «Mi hanno costretto, Yannick!» gridò Marco. «Mi hanno minacciato!» Quando Yannick fece un passo avanti, il ragazzo estrasse un coltello. «Pensi che mi faccia paura solo perché sei famoso?» Marco reagì con inaspettata prontezza. Colpì il suo rapitore allo stomaco col gomito e si liberò, correndo verso Yannick. Il ragazzo dalla cicatrice si lanciò verso di loro, ma un fischio acuto risuonò nel vicolo. «Polizia! Fermi tutti!» Il vicolo si riempì rapidamente di agenti. Carlo, l'ex poliziotto dell'associazione Strade di Speranza, aveva chiamato rinforzi che questa volta erano intervenuti prontamente. Mentre la polizia arrestava i membri della banda, Yannick abbracciò Marco, controllando che non fosse ferito. «Mi dispiace», singhiozzò Marco. «Mi hanno preso mentre andavo allo stadio per vederti giocare. Mi facevano disegnare banconote false e documenti. Dicevano che ero bravo con i dettagli. Non è colpa tua», lo rassicurò Yannick. «Sei stato coraggioso e ora sei al sicuro». Quella notte, nella stazione di polizia, successe qualcosa di straordinario. Yannick Sinner, campione di tennis, iniziò il processo per diventare tutore temporaneo di Marco. Con l'aiuto di Lucia, i suoi contatti legali, era determinato a non lasciare che il ragazzo tornasse in strada o in una casa famiglia dove sarebbe stato dimenticato. «Sei sicuro di volerlo fare?» gli chiese il suo allenatore al telefono. «Con tutti i tuoi impegni, i tornei, mai stato più sicuro di qualcosa in vita mia», rispose Yannick. «Questo ragazzo ha un talento straordinario e ha bisogno di qualcuno che creda in lui, come qualcuno ha creduto in me». All'alba, Marco dormiva tranquillo su una poltrona dell'ufficio. Yannick lo guardava, una nuova determinazione nel cuore. Non si trattava più solo di aiutare Marco, ma di creare qualcosa di più grande, qualcosa che potesse aiutare molti altri ragazzi come lui. Mentre il sole sorgeva su Torino, Yannick Sinner prese una decisione che avrebbe scioccato il mondo dello sport. 6 mesi dopo, ai margini di Torino sorgeva un edificio moderno e luminoso, con un logo elegante sulla facciata, un tennista e un artista stilizzato, uno accanto all'altro. La Fondazione Nuovi Talenti Yannick Sinner era diventata realtà. All'interno, aule spaziose ospitavano ragazzi da backgrounds difficili. In una di queste, Marco Ricci, con abiti puliti e sguardo sereno, insegnava tecniche di disegno a bambini più piccoli. Nel cortile, campi da tennis si alternavano a spazi creativi all'aperto, un luogo dove sport e arte coesistevano armoniosamente. Yannick, appena tornato da un torneo, camminava nei corridoi salutando tutti con un sorriso. Entrando nell'aula di Marco, lo trovò che sistemava i materiali dopo una lezione. «Com'è andata oggi?» chiese. «Incredibile», sorrise Marco. «Questi ragazzi hanno un talento straordinario». Yannick osservò con orgoglio quanto Marco fosse cresciuto, non solo come artista, ma come persona. Lo condusse attraverso il corridoio fino a una porta che Marco non aveva mai visto aprire. «Ho una sorpresa per te», disse, rivelando uno studio d'arte professionale completamente attrezzato. «Questo è per me?» chiese Marco incredulo. «È il tuo studio personale», confermò Yannick, «e l'Accademia di Belle Arti ha accettato di visionare il tuo portfolio la prossima settimana». Marco lo abbracciò spontaneamente, un gesto che sarebbe stato impensabile per il ragazzo diffidente di 6 mesi prima. Quella sera,
Nella sala conferenze della fondazione, Yannick parlava a giornalisti e donatori. La sua iniziativa aveva catturato l'attenzione mondiale, ispirando altri atleti a seguire il suo esempio. Il talento può nascere ovunque, spiegò, ma senza opportunità rischia di appassire. Ciò che facciamo qui è creare un ambiente dove ogni talento può fiorire, indipendentemente dalle circostanze. Quando un giornalista gli chiese se la fondazione stesse influenzando negativamente la sua carriera tennistica, Yannick sorrise. È esattamente il contrario. Da quando ho iniziato questo progetto, il mio tennis è migliorato. Ora gioco non solo per me stesso, ma per dimostrare a questi ragazzi che con determinazione i sogni possono avverarsi. Dopo l'incontro, Yannick e Marco si trovarono sul tetto dell'edificio, ammirando il tramonto sulle Alpi. A volte mi chiedo cosa sarebbe successo se non ci fossimo incontrati quel giorno, riflette Marco. Il talento come il tuo trova sempre un modo per emergere, rispose Yannick, ma sono felice che le nostre strade si siano incrociate. In quel momento il telefono di Yannick mostrò una notifica. L'hashtag Fitranio Sinner cambia era in tendenza mondiale. La loro storia aveva ispirato migliaia di persone, creando un movimento di solidarietà e seconde possibilità. Guarda, disse Yannick, mostrando lo schermo a Marco, il nostro piccolo incontro sta creando un'onda che cambia molte vite. Mentre le luci di Torino iniziavano a brillare nella sera, Yannick mise un braccio attorno alle spalle di Marco. Il ragazzo che una volta chiedeva cibo per strada era diventato un simbolo di speranza e possibilità. Penso che questo sia solo l'inizio, disse Yannick guardando le stelle che apparivano nel cielo. E sotto quel cielo italiano, entrambi sapevano che era vero. La loro storia aveva appena iniziato a cambiare il mondo. Un talento, un sogno, un'opportunità alla volta.